Com'è possibile organizzare il tuo lavoro e quello del team che lavora insieme a te quando non si è fisicamente nello stesso luogo di lavoro? Siamo ormai abituati ad utilizzare il termine smart working e ormai abbiamo anche capito cosa significa, ma quando si parla poi di organizzazione e soprattutto di efficacia nel lavoro, molto spesso ancora ci sono delle difficoltà. Non dobbiamo riempirci di attività da eseguire, ma dobbiamo capire quali sono le attività da portare avanti per poter raggiungere in minor tempo possibile, col minor sforzo possibile, il risultato atteso. Nel video di oggi andrò a spiegarti come riuscire a organizzare il lavoro senza stress e con molta efficacia anche quando si lavora in team e a distanza. Io sono Heidi e mi occupo di strategie digitali e di produttività. Se questi sono argomenti che ti interessano e ancora non l'hai fatto, iscriviti subito al canale e ricordati anche di attivare la campanella qua sotto per non perdere nessuno dei prossimi video. Nel video della settimana scorsa ho parlato di smart working e di organizzazione personale, di spazi e di lavori, e se ancora non l'hai visto ti consiglio di andare a guardarlo prima di continuare con questo video. Nel video di oggi invece andrò a trattare l'argomento come rendere ancora più efficace e soprattutto efficiente l'organizzazione del lavoro quando si lavora con altre persone. Prima di tutto capiamo la differenza tra essere efficaci ed essere efficienti. Essere efficienti significa riuscire a raggiungere il risultato voluto, riuscendo a raggiungere l'obiettivo che si è definito. Essere efficaci vuol dire riuscire a raggiungere l'obiettivo utilizzando il minor quantitativo di risorse e di tempo. Essere efficienti significa essere molto impegnati e magari portare avanti tantissime attività, fare tante cose. Essere efficaci significa invece portare avanti le giuste attività nel corretto tempo per riuscire ad arrivare al risultato. Una volta capito questo concetto, significa che non dobbiamo riempirci di attività da eseguire, ma dobbiamo capire quali sono le attività da portare avanti per poter raggiungere in minor tempo possibile, col minor sforzo possibile, il risultato atteso. Un'altra distinzione fondamentale, e non solo quando si fa smart working, è capire la differenza tra importanza ed urgenza. L'urgenza ha un carattere soggettivo. Ciò che è urgente per te potrebbe non esserlo per qualcun altro o comunque non nello stesso momento. Importante invece è qualche cosa che ha un carattere oggettivo e l'unica discriminante è il tempo. Questa azione è importante per tutti e necessita l'attenzione esattamente in questo momento. La distinzione sulla soggettività o sull'oggettività è davvero fondamentale, perché appunto quello che è urgente per me molto probabilmente non è urgente per il resto del mio team o per il cliente per il quale sto lavorando. Molto spesso è esattamente il contrario: quello che è urgente per il cliente non è necessariamente urgente per me, diventa urgente per una errata pianificazione e organizzazione del lavoro. Una volta compresa la differenza tra urgente e importante, la matrice di Eisenhower ci viene molto in aiuto. Per farci capire quali sono le azioni che effettivamente meritano la nostra attenzione, quella del nostro team in questo momento, e quelle che invece possono essere eliminate, rimandate o addirittura delegate. Ma su questi aspetti ci torneremo tra un attimo. Chi fa che cosa? Questo aspetto organizzativo è fondamentale nell'organizzazione di un team in smart working. Molto spesso mi è capitato di lavorare in aziende dove all'interno delle mail o comunque del canale comunicativo che viene scelto e poi definito si vedono dei messaggi del tipo: c'è da fare questa azione, c'è da svolgere questo compito. Perfetto, è stato individuato il compito e l'azione da mettere in campo, ma chi è il responsabile di portarla davvero a termine? I ruoli e le attività devono essere distribuite, ben definite e comunque chiare per tutti. Invece di scrivere un messaggio così generico: c'è da svolgere questa attività, Heidi deve svolgere questa attività entro questa determinata data, e quindi c'è l'assegnazione di un task. In questo modo io, che sono la destinataria, saprò che quella è un'attività che deve essere aggiunta alle mie già in essere e potrò così pianificare il mio tempo e le mie scadenze anche in funzione di questo nuovo compito.
compito. E visto che ho trattato il tema della comunicazione, attenzione alle comunicazioni, qualunque esse siano, mail, Slack, Trello, piccioni viaggiatori, WhatsApp, Telegram. Concorda e scegli un unico canale di comunicazione. Non c'è niente di meno efficiente e dispersivo che utilizzare tutti i canali digital a nostra disposizione e poi dover andare a ritroso a ricercare tutte le informazioni che siano necessarie per svolgere un determinato compito o per ricostruire lo storico di quell'attività. Molto meglio invece scegliere un unico canale di comunicazione che ci permetta sia delle comunicazioni immediate, quelle di tutti i giorni, che quelle invece più importanti che devono rimanere presenti e magari avere anche la possibilità di aggiungere delle informazioni. Possono essere dei documenti da allegati, dei link, dei commenti e quant'altro. Una delle app più diffuse e che utilizzo tantissimo è Slack. Slack ha la possibilità di creare dei diversi canali che ci permettono quindi anche di dividere magari team di lavoro e anche la possibilità di gestire in maniera molto semplice la privacy, oltre a darci la possibilità di effettuare delle ricerche mirate per poter andare a trovare quello che ci serve. Se invece utilizzi già un tool organizzativo di management come potrebbe essere ad esempio Notion o ClickUp, puoi semplificare notevolmente le comunicazioni utilizzando magari le note all'interno di questi tool stessi e poi collegarli con Slack appena nominato o comunque col canale che scegli. Ma al di là dei software, dei tool che vengono scelti per le comunicazioni, è importante capire come poter comunicare sia con le altre persone del team che con il cliente. Io suggerisco sempre di scegliere di contrattualizzare il canale e le modalità di comunicazione. Questo ovviamente poi varia da caso a caso e anche rispetto al lavoro. Inviare 10 messaggi o 10 mail con diversi argomenti costringerà le persone a perdere molto tempo per poter leggere, rispondere e gestire tutte le attività. Molto più semplice chiedere di scrivere in un'unica mail tutte le nuove richieste, tutte le attività e le domande che necessitano un'attenzione e una risposta. La comunicazione ha due direzioni diverse, dal basso verso l'alto, cioè le persone che sono operative devono comunicare tutto più o meno senza filtri verso l'alto, e poi un'altra direzione che è dall'alto verso il basso. Chi è capo progetto o il capo aziendale deve invece filtrare le informazioni da condividere con le altre persone a seconda della necessità. Quando si lavora tutti a contatto, gomito a gomito all'interno di un ufficio, molto spesso le comunicazioni e le informazioni passano perché le si sente mentre si sta svolgendo un'altra attività oppure magari chiacchierando alla macchina del caffè. In questo caso, essendo in posti diversi, bisogna porre un'attenzione maggiore nel trasferire tutte le informazioni necessarie. Un esempio molto facile è quello di immaginare ogni membro del team come un anello di una catena. Gli anelli della catena sono collegati tra di loro, quindi bisogna capire quali sono le informazioni che la persona che viene prima di me, che mi deve fornire degli output, mi deve dare e in quale formato. E a mia volta io dovrò pensare quali sono le informazioni, i dati e anche i documenti che io devo fornire alla persona che viene dopo di me e anche in che formato. Questo per semplificare enormemente il lavoro. Mi è capitato di lavorare con alcuni clienti, ad esempio, dove erano presenti dei copyright che dovevano scrivere degli articoli, ma nessuno aveva detto loro come questi articoli dovessero essere scritti. Cioè, il lavoro del copy era perfetto, ma l'output fornito non era quello desiderato. Ad esempio, nel caso specifico, non erano state trasmesse delle informazioni molto importanti. Come devono essere passati questi articoli? Come la persona che poi li deve correggere fa a sapere che questi articoli sono stati completati. Devono essere forniti in un testo Word, magari in un altro formato, possono essere scritti direttamente all'interno del sito. Anche nel caso di utilizzo di una mail è importantissimo mettersi nei panni della persona che le riceve. All'interno della comunicazione ci sono tutte
tutte le informazioni necessarie e solo quelle strettamente necessarie, possiamo utilizzare le 5 W del giornalismo: chi, che cosa, come, quando e perché. Se tutte queste informazioni ci sono e sono presenti, è perfetto. Questo eviterà di dover scrivere avanti e indietro per aggiungere dettagli a ciò che manca, facendo perdere ad entrambe le persone, chi scrive e chi riceve la comunicazione, per avere tutti i dettagli importanti poi per andare avanti. Evitare assolutamente tutte quelle mail mandate in forward a tutti, oppure con centinaia di migliaia di persone in CC, o peggio ancora in CCN. Se non esiste un destinatario principale, che probabilmente è quello che poi deve svolgere l'attività, tutte le persone presenti in CC penseranno di essere inserite in quella mail o in quella comunicazione semplicemente per presa visione. Effettivamente il nome CC significa copia conoscenza. Molto spesso le persone utilizzano questo sistema per avere un scarico di responsabilità, tipo però io te l'avevo detto, te l'avevo scritto. Mi è capitato di ricevere in poco più di un mese oltre 300 mail da un singolo cliente, molte delle quali non avevano niente a che fare con la mia attività. Passavo quasi più tempo a leggere le mail che a svolgere poi il mio lavoro. Assolutamente poco efficace. Condivisione e gestione dei documenti. Questo è sicuramente un punto molto dolente quando si lavora a distanza con un team. Molto spesso le persone hanno la tendenza e l'abitudine a aprire un documento, lavorarci, salvarlo, lavorarci, poi metterlo da parte e salvarlo sul proprio computer e magari in locale. E se quando siamo all'interno di uno stesso ufficio possiamo alzarci dalla nostra scrivania e andare da quella del nostro vicino per trovare questo documento, o perlomeno per chiederlo, quando siamo a distanza è difficile riuscire a passare attraverso lo schermo e andare a cercare nel computer di qualcun altro. È importante scegliere dei luoghi virtuali, ad esempio un cloud, dove andare a salvare tutti i documenti che devono essere condivisi. Si può utilizzare tranquillamente un servizio che può essere quello di Google Drive, oppure uno degli altri strumenti. Ce ne sono davvero infiniti. Prima però di utilizzarli, anche qua è necessario definire bene delle regole e soprattutto delle nomenclature che possono essere parlanti. Evita assolutamente di salvare qualsiasi tipologia di documento scrivendo ultima versione, versione definitiva, ultimissima, la più recente e quant'altro. Per fare un passo ulteriore è molto meglio utilizzare degli strumenti che sono collaborativi, come potrebbe essere, visto che ho già nominato Drive, i documenti di Google. In questo caso tutte le persone che ci dovranno mettere le mani hanno la possibilità di lavorare in contemporanea sulla stessa versione del documento, senza però perdere l'identità dell'autore. È possibile aggiungere delle note, dei commenti e andare anche a ritroso a vedere tutte le revisioni. Ho già parlato all'inizio di questo video dell'importanza di capire quali sono le attività che devi svolgere personalmente e quali sono invece quelle che dovresti o che assolutamente devi delegare. In linea di principio, quando si tratta di delega, significa anche fare pace con il proprio ego e con il concetto che ognuno di noi è sostituibile. Delegare un'attività a qualcun altro non comporta semplicemente lo spostamento di quell'attività, ma anche della responsabilità ad esso legata. Mi spiego meglio: se deleghi un compito ad un'altra persona ma poi è comunque necessaria la tua supervisione, significa che la delega non è completa. Delegare propriamente un'attività ti permetterà di liberare sicuramente tanto tempo e di dare ad altre persone, i tuoi collaboratori o i tuoi dipendenti, la possibilità di esprimere se stessi e di gestire al meglio il loro tempo e il loro lavoro. Come linea di principio dovresti delegare un'attività quando quella stessa attività, se la facesse qualcun altro, ti costerebbe molto meno. Ad esempio, se il valore di una mia consulenza è di 100 euro, allora se io dedico un'ora per fare un'attività che potrebbe essere quella di creazione di una grafica molto semplice che può essere fatta attraverso Canva anche da una persona alle prime armi, che mi costa ad esempio 30 euro, significa che è molto meglio che quell'attività non la faccia io personalmente. Se vuoi approfondire questo argomento, ti consiglio questo libro che mi ha davvero svoltato la vita. Ne ho già parlato in un altro video
video che ti metto nelle schede qua sopra e anche qua sotto in descrizione. Nel prossimo video andrò a approfondire tutti i tool che io utilizzo per la gestione del lavoro a distanza, quindi non solo smart working. Ricordati quindi di attivare la campanella qua sotto per non perderti l'uscita del prossimo video. Se questo video ti è piaciuto lasciami subito un bel like e scrivimi qua sotto nei commenti quali di questi miei suggerimenti andrai a applicare da subito, e se invece ne hai altri che tu applichi quotidianamente che vuoi suggerirmeli, scrivemeli qua sotto nei commenti. Altrimenti buona settimana e ci vediamo al prossimo video.